Speciale Under 23. Approfittiamo della sosta per le nazionali per portarvi un contenuto che ci avete chiesto veramente in tantissimi. Un focus completo sull'Under 23 di Stefano Vecchi. Vedremo quindi come gioca la squadra, chi sono i giovani da tenere sotto controllo e sotto la lente e alla fine risponderemo anche ad una domanda molto in voga nelle ultime settimane, una domanda che ci avete fatto spesso anche durante le live, ossia se c'è qualcuno della prima squadra che non rispondendo a quelle che sono le aspettative, può scendere di categoria ed eventualmente unirsi all'Under 23. Risponderemo a questo alla fine del video, quindi restate con me, restate con noi, amiche e amici nerazzurri. Parleremo di tutto questo in questo nuovo contenuto qui su Passione Inter per tenervi compagnia durante questa sosta per le nazionali, nella quale purtroppo non stiamo vedendo l'Inter scendere in campo, stiamo vedendo però i nostri nerazzurri sparsi per il mondo che ci stanno dando anche delle belle soddisfazioni. Allora, come sempre, cerchiamo di portarvi analisi, dati, approfondimenti qui su Passione Inter e per continuare a farlo vi ricordo sempre di continuare a sostenere il progetto Passione Inter come fate ogni giorno con un like al video, l'iscrizione al canale e soprattutto unirvi al nostro club di Passione Inter con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. Allora, prima di andare a vedere il rendimento della squadra, quelli che sono appunto i giovani che possono interessarci un po' di più e rispondere alle varie domande, io farei prima una panoramica sul progetto dell'Inter Under 23, perché secondo me è un passaggio fondamentale anche per capire l'importanza di questa nuova realtà nerazzurra, perché l'Inter Under 23, questa novità in casa Inter, nasce con un'idea molto molto chiara, ossia quello di dare continuità al lavoro del settore giovanile e offrire ai ragazzi sicuramente un accesso, un vero e proprio accesso al calcio professionistico. Io l'ho definito come un ponte strutturale tra la primavera e la prima squadra, che permette a questi giovani di crescere, di confrontarsi con un livello più alto e andare a ridurre, soprattutto questo è il passaggio fondamentale, quel gap che spesso rende complicato appunto il salto definitivo, no, qualitativo da primavera a prima squadra. Non a caso l'Inter Under 23, questa prima Inter Under 23 nerazzurra, è costruita attorno a quasi tutta la spina dorsale della primavera che lo scorso anno ha vinto il campionato con Zanchetta. Stiamo parlando quindi di un gruppo giovane che già si conosce molto bene e che sta rappresentando un po' la base del progetto. A proposito di questo, io vi condivido quella che è la rosa dell'Inter Under 23 per darvi un po' tutta la panoramica su questo discorso, perché in questa rosa vediamo già tra i portieri Calligaris, che tra l'altro adesso stiamo vedendo tra i convocati di Mister Kivu per andare a sostituire l'infortunato Raffaele Di Gennaro, quindi il terzo portiere attuale dell'Inter è proprio Calligaris, in questo momento sostituito da Melgrati nell'Under 23 come titolare. In linea di massima quello che dicevo appunto è che c'è una forte presenza di quelli che sono, diciamo, i giocatori della primavera dello scorso anno con Zanchetta e a proposito di questo dopo vi porto anche una chicca, perché lo scorso anno ho avuto modo di parlare con il mister della primavera che mi ha dato un po' una panoramica su alcuni giocatori. Qui vediamo appunto Beerenbroek, c'è Bovo che l'abbiamo visto schierato anche nell'amichevole di quest'anno contro l'Atletico Madrid con la prima squadra, Topalovic, insomma nomi che già conosciamo molto bene. Zanchetta tra l'altro è il figlio del mister della primavera dello scorso anno. Anche qui qualche nome che già conosciamo bene nel reparto, diciamo, offensivo, nel reparto degli attaccanti e quindi tutto questo un po' appunto, questa è la squadra sotto la guida dell'allenatore Stefano Vecchi. Quindi c'è tanto della primavera dello scorso anno, c'è tanto di questi giovani, ma c'è anche un'importante ossatura data da quelli che sono i giocatori fuori quota e questo è un passaggio fondamentale per rispondere poi alla domanda che vi dicevo all'inizio sul discorso di unire eventualmente qualche giocatore all'Under 23, qualche giocatore della prima squadra all'Under 23. Ci torniamo. Ci sono attualmente 4 giocatori fuori quota che sono Prestia in difesa, Fiordilino a centrocampo, Lagumina in attacco e anche Melgrati, che l'ho citato prima, appunto il portiere che sta sostituendo attualmente Calligaris, e questo lo ribadisco sarà un discorso che recupereremo e riprenderemo dopo proprio per rispondere a quella domanda.
Andiamo però a quello che è il rendimento attuale dell'Under 23 di Stefano Vecchi, che ha avuto un inizio stagione, diciamo, tra un po' di alti e bassi, dovuti probabilmente sia a un discorso di assetto, nel senso che è una squadra che al di là di quello che dicevamo prima, ossia che sono giovani che si conoscono, devono imparare un po' ad entrare nel meccanismo e soprattutto Vecchi ha già fatto i conti con diversi infortuni e quindi anche lì dovuto intervenire, ecco, per andare a sostituire diversi giocatori che possono e saranno sicuramente centrali in questo progetto. Inter Under 23 attualmente al sesto posto in classifica, a 22 punti, a 13 punti dalla capolista, con un inizio stagione appunto di alti e bassi, 2 sconfitte nelle ultime 3 giornate, 2 vittorie e un pareggio, quindi sicuramente stanno prendendo un po' le misure e le ultime 2 sconfitte nelle ultime 3 giornate sicuramente hanno fatto perdere un po' di contatto con le primissime, posizioni, però c'è ancora tempo, ecco, per recuperare e soprattutto, lo dicevo prima, il mister comunque sta anche rivedendo per fortuna qualche giocatore come Beerenbroek che è stato fuori per, diverso tempo, è rientrato nel mese di ottobre, ma adesso ne parleremo più nel dettaglio. Veniamo però a quella che è la domanda più gettonata, giustamente, relativa all'Under 23. Come gioca quest'Under 23? Come gioca la squadra di Stefano Vecchi? Allora, partiamo dal modulo, perché Vecchi ha scelto di impostare tutto sul famoso 3-5-2, quindi cambia la categoria ma non cambia il modulo, che è un modulo che appunto va a ricalcare fedelmente, diciamo, l'impostazione della prima squadra e non a caso, anzi devo dire che sono arrivate veramente precisissime. Questa mattina sono arrivate le dichiarazioni del mister Stefano Vecchi su questo discorso, perché lui dice alla Gazzetta dello Sport: "Giochiamo con un 3-5-2 come Chivu, perché ricalcare l'impronta della prima squadra è molto utile quando i ragazzi salgono, si muovono dentro un modulo che conoscono già. Tra me e Christian c'è un dialogo costante, i nostri gli sono già utili per mantenere alto il livello degli allenamenti, poi il tempo dirà se potranno fare, come speriamo, il passo definitivo". Quindi qui Vecchi è andato a confermare quello che dicevamo poco fa, anche se poi a partita in corso qualche cambiamento lo sta facendo anche il mister con un 3-4-1-2, insomma adesso ne parleremo, però tendenzialmente il modulo di base sicuramente è il 3-5-2 e l'obiettivo è appunto quello di far trovare i ragazzi all'interno di un sistema che poi ritroveranno eventualmente anche in prima squadra e al quale saranno eventualmente già pronti. Alcuni di questi lo hanno già sperimentato poi durante le amichevoli e in qualche partita. Andiamo alla formazione perché, anche qui comunque rientriamo nel discorso di come gioca questa squadra. Devo dirvi che ad oggi parlare di 11 titolare mi viene molto complesso. Io ho visto ovviamente un po' di partite dell'Under 23, sono andata a recuperare un po' di dati su quelle che sono le formazioni, ma vi dico che non c'è una formazione standard, non c'è una formazione tipo ed è anche normale che sia così, perché lo dicevamo prima, tra infortuni, anche convocazioni in prima squadra e comunque rotazioni, Vecchi sta, diciamo, cambiando molto. Sicuramente possiamo identificare ad oggi quelli che sono i giocatori che, hanno giocato di più o che possono giocare di più, però appunto stiamo vedendo anche nell'Under 23 diverse, rotazioni per scelta, ma anche per obbligo. In porta il titolare, quindi ribadisco 3-5-2, in porta il titolare sarebbe Calligaris, ma l'ho detto prima in questo momento sta sostituendo il terzo portiere Di Gennaro in prima squadra per infortunio, quindi sta giocando Melgrati. La difesa a 3 vede Stante, Prestia e Alexiou, altro nome che conosciamo bene. Sulle fasce a destra c'è Cinquegralo che si alterna con Avitabile e a sinistra Matteo Cocchi. Attenzione a questo nome perché ci torniamo tra poco. Cocchi che lo scorso anno abbiamo visto anche esordire in Champions League contro il Feyenoord, torneremo proprio su questo. A centrocampo c'è stato parecchio, mi viene da dire, movimento, soprattutto per gli infortuni, perché parto proprio da Bovo, che è, diciamo, è stato titolare ad inizio campionato per diverse partite e purtroppo l'abbiamo visto infortunarsi proprio nell'amichevole con la prima squadra contro l'Atletico Madrid. Quindi ultimamente insomma il mister Vecchi sta facendo a meno di questo giocatore che tra l'altro in quella partita aveva fatto vedere delle belle cose, quindi ottimo prospetto. È mancato anche nella prima parte di stagione
anche Beerenbroek, e ci torniamo sempre in relazione al discorso di Cocchi. E quindi nelle ultime partite Vecchi ha scelto di affidarsi, soprattutto appunto a centrocampo, a Fiordilino, Kamate, altro nome che conosciamo molto bene, Kacmarsky, scusate ragazzi questo nome sto facendo fatica a pronunciarlo da settimane praticamente, e Topalovic. Attenzione a Topalovic perché è un centrocampista, ma a volte l'abbiamo visto agire con l'Inter Under 23 anche dietro la punta. Quindi questo è un'altra chiave insomma dell'impiego, sull'impiego di questo giocatore. E in attacco c'è il fuoriquota che ho citato prima, Lagumina, Spinacè, altro nome che abbiamo visto anche quest'anno con l'Inter in prima squadra, e spazio spesso anche a Lavelli. Lo dicevo prima, grande assente di questa stagione è stato Thomas Beerenbroek, classe 2005, lo conosciamo appunto dalla primavera in realtà di Chivu e dalla primavera di Zanchetti, rimasto fuori per infortunio fino al 17 ottobre. È tornato per fortuna disponibile nel derby contro l'Alcione, e è riniziata poi la sua stagione ufficialmente in quella partita lì il 21 ottobre. Quindi da quel momento in poi la gestione poi di Vecchi è stata una gestione molto, diciamo così, anche con cautela, perché è sempre subentrato, quindi non ha giocato mai titolare, sta probabilmente rimettendo minuti nelle gambe dopo un infortunio importante che l'ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Beerenbroek, l'ho detto prima, è un centrocampista e un giocatore chiave, lo è stato ed è stato un riferimento per la primavera di Chivu, lo è stato e lo era anche per la primavera di Zanchetta, e l'anno scorso l'abbiamo visto esordire in Champions League con il compagno di squadra Matteo Cocchi contro il Feyenoord, appunto in un palcoscenico importante come quello della Champions. E qui torno a quello che vi stavo dicendo prima, la chicca che volevo portarvi, perché lo scorso anno io ho avuto modo di intervistare il mister della primavera, Zanchetta, nel periodo in cui appunto questi giocatori avevano esordito in maglia Inter con la prima squadra in Champions League, e gli avevo chiesto proprio di spiegarci, di andare un po' a togliere quella che era la curiosità del momento su questi giocatori, di spiegarci appunto che tipo di giocatori sono, quali sono le caratteristiche tecniche di questi giocatori e anche come li vedeva in prospettiva. Il mister è partito da Cocchi, definendolo un esterno sinistro basso, con tanta qualità sia di palleggio che in proiezione offensiva. Lui ha detto deve cercare di migliorare la fase difensiva, però ha tanta qualità e corsa, mi disse Zanchetta, e devo dirvi che qua, nell'immediato, quando comunque l'ho sentito parlare, ma anche solo vedendo giocare il giocatore, il paragone naturale è sicuramente con Di Marco, anche se vogliamo per il ruolo, però anche appunto per caratteristiche. Per quanto riguarda invece Beerenbroek, appunto tornando a lui che vediamo anche qui in questa immagine, mi era molto piaciuta la definizione di Zanchetta, perché mi disse: "Beerenbroek è un centrocampista tuttofare", e lo definì un jolly a centrocampo, perché può giocare un po' dappertutto. Ha grandi qualità di inserimento, che sono sicuramente delle qualità sempre più richieste, è dinamico mi disse, e poi chiuse il discorso dicendo: "È un motorino inesauribile". Quindi, sono andata a recuperare quelle che erano state un po' le parole del mister, e questo ci fa capire anche appunto quanto questi due giocatori possono essere importanti per caratteristiche e per qualità anche per quest'Inter Under 23. Quindi attenzione a loro, perché anche per un futuro appunto in prima squadra sicuramente sono da tener d'occhio. Insieme a loro sicuramente ci sono altri giocatori da seguire, come Kamate, l'ho segnalato prima, lo conosciamo già, ha segnato già 3 gol in 13 partite. Era un giocatore È un giocatore in realtà offensivo, ma è stato in questo momento arretrato a mezzala, dove comunque sta dando qualità e ritmo. Quindi occhio sicuramente a Kamate, e un altro è Spinacè, che è un mancino, l'abbiamo visto anche lui in qualche amichevole quest'anno in prima squadra. È un centravanti mobile, molto bravo a legare il gioco, e sicuramente con l'Inter in prima squadra ha dimostrato, al di là di quello che poteva essere il peso della partita, però sicuramente ha mostrato anche una certa personalità, perché non è facilissimo poi, diciamo esordire in prima squadra e far vedere anche determinate cose. Quindi sicuramente questi sono i nomi un po' più da tener d'occhio, ma in linea generale
secondo me l'Inter Under 23 è piena di diverse individualità che possono essere interessanti e sono molto felice di questo progetto perché può essere veramente un modo per avere, ecco, in casa nostra già dei talenti da portare eventualmente in prima squadra. Stiamo parlando di un upgrade, però devo andare anche ad un eventuale downgrade, perché e qui chiudo con la domanda che ci avete fatto in tanti, ci avete chiesto se eventualmente, Diouf e Palacios, che sono 2 dei giocatori che insomma non stanno rispondendo a quelle che sono le aspettative, possono essere schierati nell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Vado al regolamento, perché possiamo solo affidarci al regolamento e da regolamento l'Inter Under 23 può schierare al massimo 4 giocatori over, quindi nati prima del gennaio, del 2003, quindi sono i famosi fuori quota di cui parlavo prima ed è per questo che ve li ho sottolineati. Questi giocatori in poi non devono aver disputato più di 50 presenze in prima squadra e soprattutto, attenzione a questo passaggio, non devono essere inseriti nella lista dei 25 giocatori della prima squadra. Quindi la risposta, ragazzi, vien da sé, perché per il punto 1 e per il punto 3 Diouf e Palacios non possono giocare con l'Inter Under 23, perché l'Inter Under 23 ha già 4 giocatori fuori quota e tra l'altro sappiamo che Diouf e Palacios sono inseriti nella lista, nelle liste della prima squadra, sicuramente nella lista Serie A. Quindi la risposta, ragazzi, è no, non ci può essere questo downgrade, ma aggiungo anche un'altra cosa, a livello soprattutto non solo di regolamento, ma anche a livello, diciamo, morale, se vogliamo. Al di là di Palacios, che è un giocatore che abbiamo visto andare anche in prestito, al Monza e, anche lì non riuscire a trovar spazio o perlomeno a brillare, per Diouf, ragazzi, comunque sarebbe, un diciamo così, un passaggio non positivissimo, perché qualcuno aveva citato anche Luis Enrique, per dirvi, in questo discorso, cioè si tratta comunque di giocatori che dovrebbero scendere di livello e fare un passo indietro molto importante e non è proprio, diciamo, il massimo, se vogliamo, per giocatori. Io qui cito Luis Enrique perché avevate chiesto anche di lui, un giocatore che comunque l'anno scorso giocava titolare nel campionato francese, un downgrade del genere non me lo aspetto, quindi capisco che ad oggi sicuramente c'è molto malcontento su quello che è il rendimento di questi giocatori, però forse più per Palacios, per un giovane come Palacios lo comprendo maggiormente, per giocatori come Diouf e Luis Enrique non la vedo una possibilità, non solo per il discorso regolamento, ma in generale anche per quella che è stata comunque magari la carriera, ecco, di questi giocatori, dei passi che hanno fatto finora e non è semplicissimo poi tornare indietro per chi è già uno step in avanti. Poi ovviamente devono dimostrare tutto sul campo perché all'Inter serve che dimostrino e questo sicuramente è un dato di fatto. Ragazzi, io chiudo qui e vi saluto, però vi aspetto nei commenti perché voglio sapere innanzitutto se voi state seguendo l'Under 23 e che sensazioni avete vedendo questi giovani, se c'è qualcuno che vi piace particolarmente, che volete segnalarmi e segnalarci qui sotto tra i vari nomi che sono stati fatti e che vi piacerebbe magari vedere poi in prima squadra. Quindi vi aspetto nei commenti, nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.